Bentornati amici della soffitta di Pippo, il rifugio dove il vintage brilla, le dive non tramontano mai e la televisione anni 80 continua a sorprenderci. Iscrivetevi subito al canale e attivate la campanella. Oggi ci addentriamo in una giungla molto particolare, quella di Io Jane, tu Tarzan, una commedia musicale Rai del 1989 che, diciamolo subito, fu un esperimento unico nel suo genere. Parliamo di un varietà diretto dal grande Enzo Trapani, lo stesso che aveva firmato spettacoli storici come Strix e Jeans. Con Io Jane, tu Tarzan tentò un'operazione coraggiosa, mischiare varietà, fiction, fumetto e musical in un solo contenitore. In onda su Rai 1, dall'8 marzo al 5 aprile del 1999, in 4 puntate, questo show cercava di fare qualcosa che oggi definiremmo un ibrido cross-mediale, ma all'epoca sembrava più che altro un cocktail un po' indigesto. E chi poteva essere la regina della giungla se non Carmen Russo? Bellissima, statuaria, reduce da anni in Fininvest, tornò in Rai con costumi mozzafiato e balletti firmati dal suo Enzo Paolo Turchi. E attenzione, Carmen non usava controfigure, salti, acrobazie, coreografie. Faceva tutto lei, con una carica sensuale che mandava in tilt i televisori a tubo catodico. La sigla "Oh, Jumbo Buana" la cantava lei stessa. Provate a riascoltarla, vi rimane in testa per giorni, come una liana che non molla la presa. Accanto a lei c'era un cast che definire variegato è dire poco. Sebastiano Somma come Tarzan, anche se nei balletti la parte fu affidata al ballerino Roberto Fantini. Insomma, un Tarzan sdoppiato. Uno che recita e uno che balla, un po' come avere la versione da copertina e quella da pista da ballo. E ancora Maria Amelia Monti, Caterina Silos Labini, Tony Ucci, Alfiero Topetti e persino Nino Manfredi in una parte da applausi, l'abate Faria, preso di peso da Dumas e infilato nella giungla. Sì, avete capito bene. Mentre Carmen Russo si dimenava in body leopardato, a un certo punto ti compariva Manfredi che recitava il Conte di Montecristo. Un delirio fantastico. La trama. Beh, un pretesto narrativo c'era. Jane è una manager americana che scopre delle lettere scritte da Tarzan alla sua bisnonna e decide di partire per l'Africa per incontrare il pronipote dell'uomo scimmia. Inizia in un albergo e poi via, nel verde del Parco del Circeo, trasformandosi nella Jane avventuriera che tutti ricordiamo. In mezzo, sketch, balletti, inserti animati di Giorgio Carpinteri, colori sgargianti e scenografie pop. Una specie di Chi ha incastrato Roger Rabbit, ma all'italiana e con meno budget. E qui viene il bello. Il pubblico non lo capì. Gli ascolti furono bassi, tanto da farlo considerare un vero flop. La critica, fredda come una notte in savana. I giornali lo definirono un pasticcio ambizioso ma poco riuscito. Qualcuno ironizzò sui costumi succinti di Carmen Russo, altri criticarono il miscuglio di generi che finiva per non accontentare nessuno. La Rai sperò di recuperarlo in replica estiva, ma il risultato fu lo stesso, dimenticato in fretta. Eppure, col senno di poi, non possiamo non riconoscere che Trapani ebbe il coraggio di sperimentare. Pensate, animazioni mescolate agli attori, coreografie in esterni, un cast ricchissimo. Oggi sarebbe definito visionario, ma nel 1989, con le reti Fininvest che macinavano successi con Drive-In e Audience, la Rai sembrava un po' fuori tempo massimo. E poi c'è il lato malinconico. Per Enzo Trapani fu l'ultimo lavoro, un regista che aveva inventato il varietà televisivo italiano e che qui tentò di reinventarsi. Ma si sentiva, come dissero i critici, fuori sintonia con il nuovo linguaggio televisivo. Un grande talento che forse non trovò il pubblico giusto in quel momento. E Carmen Russo? Lei, invece, lo ricorda con affetto. In un'intervista di qualche anno fa disse che Io Jane, tu Tarzan era un programma intelligente e in anticipo sui tempi.
E in fondo non ha tutti i torti. Era un esperimento folle, ma con un cuore creativo che oggi, col filtro della nostalgia, ci sembra addirittura affascinante. Insomma, amici della soffitta, io Jane, Tu Tarzan non è stato un successo, ma è rimasto una curiosità preziosa della televisione italiana. Un esempio di come la Rai, nel tentativo di innovare, abbia partorito uno show unico, impossibile da dimenticare per chi l'ha visto almeno una volta. E ora tocca a voi. Vi ricordate Carmen Russo che ondeggia tra le liane televisive, Franco e Ciccio che fanno i disastri e un Nino Manfredi piombato in scena come un viaggiatore nel tempo? Scrivetemelo nei commenti. Voglio sapere chi di voi ha visto questo spettacolo e cosa ne pensò all'epoca. E naturalmente lasciate un like se vi è piaciuto questo viaggio nella televisione dimenticata. Iscrivetevi alla Soffitta di Pippo e ditemi quale altra perla vintage volete riscoprire insieme. Perché qui, nella soffitta, nulla va perso. Si rispolvera, si racconta e, con un sorriso malizioso, si fa rivivere ancora. Alla prossima, amici! E attenti alle liane, che la giungla della TV anni '80 è piena di sorprese.